Ci siamo lasciati ultimamente con l'ultimo video che eravamo a questo punto. Oggi ricominciamo con la seconda puntata. E dopo un'altra oretta di lavoro, ecco il risultato. Vorrei per stasera finire questo lato e poi ci lasciamo questo per domani. Non so se c'è più lavoro qui o qui, voi che dite? Comunque, per oggi, per stamattina, un'oretta basta e poi riprendiamo. Ed ecco qui come ho lasciato la collana. Cominciamo un'altra fase. Spero oggi di finire tutta quanta questa parte e niente, riaccendo il cronometro. Per adesso siamo a circa 5 ore e mezza, 6 di lavoro. Faccio delle piccole pause giusto per sgranchire la schiena e ricominciamo. Nel frattempo il rocchetto di filo va via come il pane, il tappetino ha subito dei danni, ormai è vecchio, ne ho già uno nuovo, però questo è quello col vassoietto, non so se l'avete mai visto, 2 vassoi che si chiudono, eventualmente vi metto il link, è proprio un tappetino valigetta da beading e proseguo, come vedete ho quasi completato del tutto questo lato. Naturalmente poi ci sarà il margine che non so se farò al brick stitch oppure farò un'altra finitura che naturalmente non vi svelo, vedrete più là avanti nel video. Qui naturalmente ho messo le perle più grosse, ho portato a buon punto la parte centrale. Qui da questo lato siamo ancora a zero, come vedete c'è disordine ovunque, ma dove c'è disordine c'è briga. Quindi continuo e vi mostro qualche step. Allora, vi mostro anche il retro di questa lavorazione. Come vedete ci sono tante cuciture, tanti nodini disordinati, ma qui non stiamo facendo un progetto al bride embroidery con un disegno, ma sul mio canale trovate naturalmente dei tutorial in cui ci sono proprio dei progetti fatti con il disegnino, degli orecchini, dove si fa un tipo di lavorazione diversa, quindi vi consiglio di andarla a vedere. Questa naturalmente è la parte centrale e qui come vedete il nulla. Quindi procedo e vado avanti e vi mostro poi qualche clip mentre cucio. Vi ricordo naturalmente, se volete vedere il progetto finito, di iscrivervi al canale e cliccare la campanella. C'è online l'unboxing in cui ho acquistato i materiali e c'è anche la prima parte di video in cui mostro qualche step. Faccio un breve riepilogo, tagliato carta modello in base alle misure della persona a cui andrà questa collana epica, l'ho chiamata perché è veramente grandissima. Poi col cartamodello si ritaglia la sagoma su una base di cucitura beading foundation, nel mio caso è del feltro, abbastanza sostenuto, preso in fiera creativa, e poi con dell'acrilico ho dipinto il fondo dei colori, insomma, che adatti. In questo caso ci sono tante perline color bronzo, come vedete, ramate, e quindi in questo modo ovviamo al problema che si possa vedere qualche parte in cui non ci sono perline, anche se a dire il vero la vedo dura perché ho avuto una lavorazione molto molto stretta, però per esempio vedete qui questo puntino, qui non c'è una perlina, però il fondo scuro fa sì che l'effetto sia comunque bello e non ci siano parti vuote. Quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella e vedrete poi la collana finita. Io proseguo, ago della tulip, filo di tessitura e tante 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 perline. Avvio il cronometro e vi metterò uno screen qui, le prime 3 ore quasi non l'avevo messo, invece adesso l'ho attivato perché sono proprio curiosa di vedere quanto tempo impiegherò ad ultimare completamente questa collana. Quindi vi metterò screen prima e dopo. Adesso vedrete che sarà circa 3 ore e qualcosa e la seconda parte in cui mi sono messa a lavorare. Questa è, tra virgolette, la terza, perché la prima, il timer, non l'avevo attivato, ma se parliamo di puntate, mamma mia quanto parlo, questa è la seconda, perché la prima è l'unboxing. Ok, piccolo consiglio, quando lavorate al bead embroidery, tagliate guiate di filo di 50-60 cm, non di più, se no farete tantissima fatica e perderete tantissimo tempo a tirar questo filo che passa attraverso le perline e la base, quindi io vi consiglio 50-60 cm per volta, non di più, proprio per una questione di comodità e pratica. Ok, andiamo. Quando i lavori sono così grandi e pesanti e non avete un telaio, vi consiglio di avere un tappetino grande e lavorare una parte della collana per volta. Quindi io una parte, vedete, l'appoggio, metto tutte le perline da un lato e cucio dall'altra.
Questo perché? Per non stancarmi con la schiena ed inclinarmi in avanti, ma resto invece con la schiena ben poggiata sulla mia sedia, piedi ben piantati a terra e dovete stare posizionate tutte con, come dire, a 90 gradi, cioè caviglie, ginocchia anche. Ecco, c'è come sempre l'elicottero che comincia e vado a mettere un po' di cosine. Tenete sempre il pezzo un pochino fermo e con le mani vi aiutate anche sotto, testate per comprendere dove dovete andare ad infilare l'ago. Quindi, come abbiamo già detto, nella prima parte gli elementi più grandi io ripasso 2 volte per sicurezza e faccio un nodino. Quindi faccio naturalmente la stessa cosa anche qui. Giro il lavoro, mi porto sul retro e faccio un nodino. Come si fa il nodino? Semplicemente infilate l'ago, tolgo un po' di caos come sempre, giro un paio di volte attorno al mio ago e poi semplicemente tiro e si andrà a creare il nodo. Adesso decido, vado un pochino a caso, metto qualche elemento più grande, questo mezzo cristallo rosso. Naturalmente io sono già pratica, so già più o meno la distanza a cui devo andare a puntare il mio ago e quando cucio tengo, vedete, dietro il filo un pochino in tensione in modo tale che non si sposti e vado a ripuntare nello stesso punto. Poi tolgo il dito, mantengo e poi ripunto. Altro nodino. Questa operazione ci permetterà di lavorare in modo più tranquilli, più stabile. Ok, andiamo a mettere qui una bella perla, color bianco e continuo. Vi metterò una musichetta di sottofondo, tanto avete già ben capito l'operazione che sto facendo. Altra cosa importante, essendo questa una collana, vedete che alla fine risulta un po' bombata tridimensionale, io prediligo perline più piccole lungo il bordo e le grandi, vedete, le posiziono più al centro, anche se ce n'è qualcuna lungo il bordo, però in linea di massima è più equilibrato mettere perline piccole qui nella parte terminale per non creare poi troppa differenza quando l'andremo a rifinire, poi ve la mostrerò più in là. Per adesso depongo le armi, devo andare a Pilates. Allora, abbiamo inserito un po' di elementi qua,
siamo andati un pochino avanti, abbiamo riempito un po' questa parte, vedete questa parte si stringe sempre di più. 50 minuti di lavoro, spero stasera di riuscire ad arrivare fin qui. Dovrei metterci circa 2 ore, staremo a vedere. Ora vado a fare Pilates così sgranchisco un po' anche la schiena. E dopo circa 9 ore, anche oggi ho cucito, ricamato per 3 ore, il risultato è questo. Alla fine ho tolto quella scheggia di pietra che c'era qui al centro che non mi piaceva, se vedete lo screen precedente, e ho sostituito qualche perla. Adesso ho altri 2 giorni per completare questa parte. Vabbè, diciamo che penso che i 3/4 del lavoro sia stato fatto. Penso, me lo auguro. Staremo a vedere. Ok, ci vediamo domani. Allora, altro piccolo consiglio, come comportarci quando ci troviamo in prossimità dei bordi. Come vi ho già detto, le perline più grandi non cerco di metterle proprio in prossimità dei bordi, ma cerco di creare una sorta di degradé, cioè metto quelle più grandi più all'interno e man mano che mi avvicino al bordo vado a rimpicciolire e cerco di riempire tutti quanti gli spazi. Quindi vedete qui per esempio ho messo dei mezzi cristalli, delle perline da 4, poi delle perline da 3 e mano a mano, vedete queste sono da 3, delle 8,0 e poi qua 2 mm e 11,0, quindi cerco di creare questa sorta di curvatura e ogni tanto poi collego queste perline tra di loro, anche se cucio una perlina per volta, però poi ogni tanto ripasso. Quindi cosa intendo? Per esempio, vedete spunto qui, spero mi vediate, ok? E valuto questo spazio e vado a prendere una perlina 8,0, eccola qui, e la vado ad inserire. Dovete riflettere quando andate a fare questa operazione lungo il bordo. Vedete? Si va a posizionare in questo modo. Adesso questo spazio è ancora più ridotto, quindi io posso rientrare all'interno della mia 8,0, quindi rispunto nuovamente tra questa rocaille che è più grande, poi entro nella 8,0 e vado poi a inserire una rocaille 11,0. Più grande il numero della rocaille e più la rocaille naturalmente è quindi dicevo più grande 6,0, 8,0, 11,0, 15,0. Io utilizzo fino alle 15,0. Più piccine so che esistono ma io non le ho mai utilizzate, quindi le porto come sempre, mi porto quindi ad uscire dalla 11,0 ed entro in modo perpendicolare. Naturalmente in questo momento io con la camera davanti ho qualche difficoltà a mostrarvelo. Ok, e ve la andate a sistemare. Vedete che c'è ancora un pochino di spazio, quindi posso entrare tra la 8 e la 11 e faccio la stessa operazione. Rientro nella 11 e potrei inserire una 15,0, ma io qui sul tavolo al momento non ho 15,0 e quindi andrò a prendere semplicemente un'altra 11 di colore oro e mi porterò davanti. E vedete si è creato un bordino più definito. Adesso vado sul retro e faccio un nodino e poi mi sposto e completo questa parte più o meno sempre alla stessa maniera. Stacco un attimo. Ok, abbiamo fatto il nodino, adesso vedete che qui come dovete ragionare? Una volta che avete inserito la maggior parte delle perline, vedete che qui si crea questa sorta di scalino e quindi io entro proprio qui tra i due scalini e decido che in questo spazio andrò a posizionare una perlina da 3 mm che è tra le perline più piccole, ne esistono anche di 2,0, ma io qui sul mio tavolo non ne ho e faccio la stessa operazione. Ok? Vedete che qui c'è dello spazio e quindi secondo me posso inserire un'altra rocaille, quindi vado in questo modo. Allora si era staccata da camera. Dicevo perché bianca perché come vedete le bianche da questo punto sono abbastanza distanti, quindi quando lavoro ogni tanto, per quanto vado a caso, ma non è in realtà proprio a caso, perché osservo più o meno i colori che ci sono intorno e quindi procedo così e vado verso
questa direzione. Io spero che si riesca a vedere. Ok? Adesso c'è naturalmente questo piccolo spazio e questa parte da finire. Quindi vado prima qui, in quest'angolino, e metto una 11,0. Poi naturalmente quando avrò finito tutto il lavoro andrò a rivedere ogni piccolo punto, se ci sono dei vuoti sul bordo, e andrò ad inserire delle 15,0. Cioè faccio prima tutto il grosso del lavoro e poi piano piano ripasso. Metto un'altra 11,0 qui e decido di ripassare, come vi ho detto prima, e di unire queste due. E prendo anche un'altra 11,0 e la porto qui, in modo tale che ho quasi chiuso del tutto, vedete, questo margine. Faccio come sempre qualche nodino. Una volta fatto il nodino, mi porto in questo spazio. Ho le mani sudate, ragazze, e si stacca continuamente il filo. Ok, dicevo, qui ho inserito queste, qua mi sa che c'entra ancora una 11,0, quindi riesco con il filo, prendo la 11,0 e punto a una distanza adeguata, le 11,0 sono abbastanza vicine, e vado a sistemarmela. Come ho fatto prima, sono fuori camera, scusate, come ho fatto prima, rientro ed entro in tutte quante nuovamente, in modo tale che qui sul bordo abbiamo una certa stabilità. Va bene, sono uscita purtroppo col filo, rientro e faccio il nodo. Vediamo se riusciamo in questa impresa, in questa ardua impresa. Ok, ce l'abbiamo fatta, su. Ecco qui, sistemiamo un pochino il filo. Ok. Ora mi porto ad uscire qui, e anche qui lo spazio è abbastanza piccolino, quindi andrò a prendere 2 rocaille oro, perché qui vedete ho bianco, ho un po' di oro, e quindi vado di oro. Ho preso 2 11,0 e entro. E adesso riprendo qualche perlina da 3. Ho cambiato naturalmente il filo, perché quando rimangono 10 centimetri di filo, ragazzi, andate direttamente a sostituire. Quando io poi andate a sostituire, perché perdete solo tempo, quindi per 10 centimetri di filo tagliate e prendete un'altra cugliata di una sessantina di centimetri. Quindi ricomincio, vedete, io tengo sempre il filo con la mano tirato, e ogni 3-4 perline, massimo 5, dipende un po' dal peso e dalle dimensioni, vado a fare un nodino. Quindi do qualche altro punto, ve lo mostro, e poi dopo stacco e vi mostrerò con qualche foto, perché insomma quello che vi volevo dire ve l'ho detto. Adesso qui in questo piccolo spazio cosa può entrarci? Può entrarci una 80 secondo me, quindi spunto qui e vado a cercare sul mio banchetto una 80, c'entrerà? Vediamo, una 80 di colore champagne, vediamo se c'entra. Ok, resta, vedete, un piccolo spazietto, quindi rientro col dito sotto, con le dita sotto, tengo fermo il filo e mi regolo anche su dove andare a infilare l'ago. Quindi è una sinergia di movimenti che si acquisiscono naturalmente con un po' di pratica, ma tranquillamente si può fare. Quindi vado a prendere una perlina più piccola e riempo questo spazio. Quindi a questo punto, vedete, abbiamo riempito tutto. Anzi no, vado anche a fare questo piccolo punto, quindi tengo sempre il filo tra le mani, in modo tale che le perline e il filo che le collega sia ben teso, altrimenti si muoverebbero tutte. Vado a dare un altro punto, e qui secondo me c'entra una perlina, una perlina, una perlina, una perlina, 80, un'altra 80,
la mettiamo di colore più scuro, così da creare un po' di contrasto, perché mi piace che non ci siano tutte perline, ecco qua, vedete? Che non ci siano tutte perline dello stesso colore. Adesso giro il lavoro, faccio un paio di nodini, quindi pizzico il mio lavoro che diventa sempre più pesante. Anzi, fatemi sapere, secondo voi questa collana, una volta finita, quanto peserà? Ditemelo nei commenti, sono curiosa. Io non ne ho idea di quanto peserà. Posso avere una vaga idea, ma non lo so per certa. Ok, giro nuovamente il lavoro, prestando un po' d'attenzione. Quindi, come vedete, sono belle ferme. Mi riporto il filo così fermo tra le mani e ricomincio. Cosa ci potrà andare qui? Facciamo sempre la stessa operazione. Quindi proseguo io e spero che un giorno vi cimentiate anche voi a fare un piccolo orecchino realizzando una texture di perline. Ok, allora, continuo. Questo è il risultato dopo 10 ore di lavoro. Finalmente mi manca solo questa parte. Amo fare queste cose, però poi quando stai tante ore su un pezzo diventa un po' noioso. Cioè, mi piace sempre, mi rilassa molto, però mi piace cambiare. Sono le 11 meno un quarto, io ho deciso di scendere in laboratorio perché dovrò fare anche gli orecchini abbinati e il tempo stringe veramente. Il tappetino, dopo ultimato questa collana e gli orecchini, andrà decisamente nel cestino. Vedrò come recuperare eventualmente il vassoio con un nuovo tappetino. Qui c'è tutto l'occorrente e riprendiamo il lavoro. Siamo arrivati a questo punto, mi manca solo questa piccola parte. Però diciamo che ci sta questo disordine per pescare le perline. Voi ci avete mai provato? Ricordatevi di rispondere nei commenti quanto peserà alla fine questa collana. Sono veramente curiosa di vedere se qualcuna di voi indovina. E naturalmente ho fatto anche io un pronostico. Mostro un'altra cosa, guardate il rocchettino di filo, questo per farvi capire quanto lavoro e quanto si è cucito. Il rocchettino era in partenza più o meno così, forse un pochino di meno, va? Di così, sì, diciamo che forse era così. No, questo è proprio intero, ecco, diciamo che sono partita più o meno da così, metri e metri di filo. Ok, vi mostro poi qualche passaggio più avanti. Ed ecco qui, siamo ormai a 13 ore di lavoro e finalmente manca quest'ultima parte, sarà un'oretta penso, massimo un'oretta e mezza, ma un'oretta su, e abbiamo finito. Eccola qui, naturalmente ci vorrà sempre il retro da fare, quindi dobbiamo fare il retro, quindi restate qui per vedere il seguito. Ciao! E quando era arrivata quasi la fine, guardate, ho rotto l'ago tra le mani, mannaggia! E vabbè, ha fatto il suo lavoro, se l'è guadagnato tutto. Dopo circa 16 ore di lavoro, ecco qui il nostro retro, naturalmente dobbiamo andare ad irrigidire. Quindi, visto che siamo arrivati a 23 minuti di video, ve lo mostrerò nel prossimo video. Finiture, irrigidimento e poi inizieremo anche gli orecchini, quindi non mancate. Ciao! Ultimi nati, orecchini vide embroidery, capelli devastati, ma orecchini molto eleganti.